Una pista che ho sempre sognato, in un posto che ha tantissima storia da raccontare, in un'ambientazione quasi mistica. Questa è Most, un circuito in Repubblica Ceca che ospita il mondiale Superbike ed io oggi ho un sacco di cose da provare per l'IDM. Most è molto particolare, si sviluppa per il lungo in stile Rijeka e ha dei curvoni da paura e qui con il 1000 sarà molto importante sistemarsi per avere una moto molto stabile alle alte velocità. Ad Alcarràs non avevo provato quasi nulla a causa pioggia e quindi quasi tutto nuovo per me e Most fa parte delle gare dell'IDM Pro Superstock 1000 al quale parteciperò quest'anno e finalmente abbiamo anche il metro di paragone con i tempi e il livello in cui siamo. Raga, che costo, cioè esagerato. Io vi giuro che una pista così non la vedevo da 1000 anni. Allora, assomiglia un pochino a Rijeka, mentre qui comunque hai delle frenate molto importanti e c'è un punto, anzi 2 punti, dove praticamente quasi ti fermi e metti la prima. Devo dire che è un circuito che ha bisogno di molto flow, ok, fra le curve. In questo momento, entrando col rapporto originale, è molto lungo e quindi devi usare delle marce basse che ti fermano tanto, devi usare sempre la seconda, la terza, dove ci vorrebbe secondo me la quarta. Quindi adesso credo che farò un altro turno, poi vediamo. Dai Edo, non ci hai creduto nemmeno tu mentre dicevi di aspettare. Infatti il rapporto si fa subito. Comunque bellissimo avere qualcuno che ti aiuta. Oggi c'è Christian, che è un amico di Sergio che ha lavorato da Aprilia Firzigman, quindi conosce anche molto bene la moto e non avere l'incubo di doversi fare il rapporto è una roba bellissima. Comunque infatti ho avuto il tempo di scaricare i video, di mettermi a sedere, di ragionare e ho detto ok, no, subito, facciamolo subito, perché non è la pista, secondo me, in questo momento, cioè la prima impressione a caldo, dove ficcarci la prima e fermarsi. Cioè proprio, sì, è vero, ci sono dei punti dove si rallenta quasi fino a fermarsi, ma bisogna trovare sempre la chiave per avere il giusto flow. Lo chiamo flow o scorrevolezza, non lo so, certo bisogna aggredire in frenata, chiaro. Se ti fermi troppo devi proprio ripartire da fermo e questa cosa non funziona qua dentro. Innanzitutto il rapporto più corto per usare una marcia in più funziona molto bene, perché adesso uso la quinta, fai i curvoni di quarta e non metto più la prima. Ha senso soprattutto con l'elettronica di serie. Magari con l'elettronica racing si potrebbe lavorare sulle strategie del motore, le mappe del gas per utilizzare magari la prima. Qua così senza anche anti-wheelie, perché lo faccio a mano, è tutto staccato. Va bene così. Ho avuto un problemino, infatti vedete giù le carene, nel senso che mi rimane un po' alta di temperatura il motore, anche se abbiamo il radiatore di H2 che funziona benissimo, però di solito in queste condizioni la moto stava sempre molto più fresca, tipo 80, una cosa del genere.
Quindi adesso abbiamo controllato, in effetti mancava un po' di acqua. Poi stasera ho già in mente la modifica bomba, ma non lo so, anche perché comunque Most è proprio una di quelle piste dove non siamo mai stati, perché comunque siamo sempre stati in piste molto frenanti e molto più piccole. Invece ed io con l'RSV4 una pista dove devi fare i curvoni di quarta, quinta, non l'avevo mai affrontata e in effetti c'è una bella differenza. E comunque cioè veramente raga, troppo bello quando fai il curvone di quinta a gas spalancato. Poi a me Most piace molto proprio per l'ambiente, no? Quelle finte centrali nucleari che sono idroelettriche, però a tutti piace dire che siano centrali nucleari, cioè proprio l'ambiente, il posto un po' povero, però la pista è ben curata, mi piace molto. Speriamo che il discorso acqua sia risolto e vediamo di scendere col tempo, perché per adesso abbiamo fatto solo 1,41 e mezzo, c'è un bordello esagerato. Scenderemo 6 giri all'attivo. L'ho fatto, è stato molto bello, nel senso che ora la moto è molto più stabile, soprattutto con il gas. Poi ho controllato il tappo della forcella perché giravo il precarico e non arrivavo mai, come se non avesse una fine, e quindi ho detto boh, fammi smontare, fammi controllare, e praticamente si era svitato il tappo dal pompante, cioè vabbè, niente, tralasciamo. Pivot molto bene, ci sono un paio di punti tipo quella curva che sale prima di arrivare al Ponte Rosso, e lì faccio proprio fatica, nel senso che non mi fido tanto, non la conosco ancora bene ed è uno di quei punti che non mi piace. Poi nella prima chicane, diciamo non quella stretta, quella che c'è dopo il curvone di quinta, lì si rimbalza sempre, vedo che succede anche alle superbike, alle gare, cioè lo fa questa roba qua, no? È un po' vallata e se forzi la staccata vai sempre lungo, quindi devo tenermi un po' di margine lì. Il tornantino bene, il resto della parte guidata mi piace. Poi devo capire le ultime due curve, adesso le provavo, facevo seconda nella prima per fermarmi perché arrivi da un curvone di quinta e accelero, metto terza e l'ultima di terza è perfetta. E devo capire un po' cosa fare. Infatti, siccome ci sono un po' di punti dove la terza o la quarta, la seconda o la terza, allora adesso ho provato a accorciare ulteriormente e vediamo cosa succede. Sono contento, tutto quello che modifico mi piace, vado sempre più forte, anche nel gruppo piloti ci sono più vari di anche 15 secondi, con gente totalmente inesperta che fa manovre matte segnando l'uscita piena in traiettoria come avete visto, e per fortuna
che è andata bene. Domani nel pareggiamento avremo pista libera per mettere per terra tutti i cavalli senza intoppi. Oh, finalmente arriviamo alla garetta che non è nient'altro che quello che in Italia chiamiamo pareggiamento, ovvero una specie di gara di circa 8 giri in base al circuito, ma con partenza lanciata, onde evitare tutte le complicanze del partire da fermo. Davanti ho Mike Noblau, che è un amico di Sergio tedesco, su BMW, quella rossa, gommata Dunlop, mentre il primo è Nicky Wimbauer, statunitense di origine tedesca, su Honda e, se non sbaglio, monta Pirelli. Io so di avere nel taschino qualcosa e mi piacerebbe fare un bel 38 che, per essere la prima volta a Most con le Bridgestone, non sarebbe affatto male. Solo che prima di partire hanno dato una bandiera rossa a causa di una rottura di un motore e speriamo che il filler non sia in traiettoria e non comprometta troppo la pista. L'apripista fa tutto il giro con noi, rientra in box lasciandoci strada libera, quindi dall'ultima curva in poi gas a martello. Diciamo che se Wimbauer mantiene il passo del giro veloce che ha fatto potrebbe scappare e in questi casi l'unica arma è prendere il comando, rompere il ritmo agli avversari e dettarlo io. Vediamo se ci riesco. Oh, bello, bello, subito sorpasso alla curva 1, qua è molto importante non sbagliare, altrimenti ti bruci la gara se vai lungo. Oh, che imbarcata! Qui la gomma ancora non era perfettamente in temperatura e le ho chiesto tanto in quella ripartenza. Queste gomme molto dure hanno bisogno di un po' di tempo per assestarsi e per essere perfettamente in temperatura e per lavorare bene. In più avete visto come secca quando parte e quando fa wobble. Ecco, quella è una caratteristica di quelle gomme. Sono dure, non solo di mescola, ma la struttura è molto sostenuta, infatti sulle buche, sui cordoli sono proprio il massimo. No, cavolo, il filler è proprio nel mezzo della traiettoria e in una curva così veloce bisogna stare un po' attenti. Mi sa che il 38 in queste condizioni non sono sicuro, ma sarà molto dura. Eccolo qua, bel sorpasso, non ero nemmeno vicinissimo, però bene, ora sono in testa, comando io e vediamo di non fare errori. Sentite come stride la gomma? Bella frenata. Vediamo cosa fanno dietro. Comunque c'è il filler anche alla 1, incredibile. Oggi hanno rotto tutti. Oh, Mike ha passato Wimbauer e secondo me ne ha di più. Vediamo se mi viene a prendere. Io soffro tantissimo nel cambio di direzione sotto il ponte perché in discesa sono al massimo angolo di piega e ci devo stare proprio attento perché con la Bridgestone nel massimo angolo di piega non ne ha come le altre gomme.
non sento nessuno, quindi io vado per la mia strada, Aia, ora lo sento, sì, sicuro ci proverà sotto il ponte, anche perché me l'ha già fatto una volta ieri. Ehi Mike, mica penserai che ti lasci passare così, ti devi impegnare di più. Qua la sento la moto, deve esserci qualcuno dietro. Eccolo Mike, lo sapevo che ci avrebbe riprovato e sapevo anche che stavolta avrei dovuto lasciarlo fare. Ora sicuramente lui cercherà di scappare, devo impedirglielo perché con le Dunlop lui sicuramente ha qualcosa nel taschino a livello di velocità. Grande gap non l'ha preso e ora scia è frenata là in fondo, mi rimetto davanti. Bene, l'avevo calcolata bene, infatti ci sono stato e Mike cercando di resistere, secondo me ha fatto peggio perché ora è andato anche lungo, quindi anche se taglia la S e continua, comunque nella classifica rimarrà più indietro per il taglio di variante. Bene, sono in testa e continuo per la mia.
braccio lungo. Quei due saranno ancora là dietro. Eccoli, infatti, devo recuperare. Ecco, essendo uscito piano dal tornantino là sopra, sono arrivato piano anche a questa curva tipo buca e anche Mike è passato. Se non rispondo, questi due proprio li saluto. Ma da qua in poi ci sono due staccate importanti e posso quindi tornare sotto a rispondere. La moto è finita fuori dal circuito. Cioè, incredibile, incredibile. Infatti, bandiera rossa. E chi vince? Myself. Perché vale il giro precedente alla bandiera rossa quando ero in testa e Mike comunque aveva già tagliato la variante, quindi ha la penalità, ma chi se ne frega, tanto è una garetta di prove libere e per fortuna non si è fatto troppo male Nicky Wimbauer, con il quale poi ci siamo sentiti. Ha rotto solo qualche costola ed un piede, ma provo a spiegarvi che cosa è successo. Secondo me, durante la gara si è reso conto che sia io che Mike frenavamo un bel po' più forti di lui, quindi se avesse voluto rimanere in testa avrebbe dovuto forzare in quello che non era un suo punto di forza. Infatti, quando ha sbagliato, lui ha preso il comando della gara e l'errore è arrivato poco dopo. La staccata di quella curva si arriva da un lunghissimo curvone a sinistra che si fa in quinta piena con il 1000 ed è molto importante poi frenare direzionati a destra per tutta una serie di ragioni, mentre lui frena ancora con la moto inclinata a sinistra, che non guarda per niente la curva, quindi frena, si alza dietro, quando riatterra con le ruote disallineate comincia a fare wobble, che poi diventa subito un volo nell'iperspazio. Spero che si riprenda presto e io nel mio piccolo sono un po' dispiaciuto perché mi gira le palle non aver fatto 38 che mi ero prefissato, anche se ce l'ho come ideal che è 38,5, e mi dispiace di non poter partecipare alla gara di Most perché quest'anno l'IDM Superbike non ospita la Pro Superstock 1000, che è la categoria che farò io. Credo sinceramente perché nel paddock non ci sarebbe lo spazio necessario. Già nella Superbike con 4 categorie era pieno raso, in un campionato nazionale con molte più griglie sarebbe impossibile. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, che la garetta vi abbia fatto divertire. Mettete un like e un commento per supportarmi, e se volete sponsorizzarmi per l'IDM non dovete fare altro che scrivermi alla mail che trovate qui sotto o in descrizione, e noi ci vediamo giovedì che esce un video esagerato e vi do un piccolo spoiler qua.